Ciao a tutti, mi presento, io sono Pillus, skater autodidatta diciamo, e da qualche anno mi sto dedicando allo skate freestyle. Ma cos'è lo skate freestyle? Consiste semplicemente nell'eseguire una serie di manovre o tricks su una superficie piana. Nello skate freestyle usiamo tutta la superficie dello skate, lo usiamo di lato, capovolto sulla coda, in verticale, lo facciamo girare o giriamo noi. Insomma, nel freestyle abbiamo molta libertà e moltissimi trick, e il vantaggio del freestyle è che possiamo farlo praticamente ovunque, perché ci bastano anche solo pochi metri quadri di superficie piana per poterci allenare, per poter fare freestyle. Io faccio skate diciamo da una ventina d'anni, ma solo negli ultimi anni mi sto dedicando al freestyle. La disciplina del freestyle mi ha sempre affascinato in realtà, anche in passato quando iniziai a skateare, solo che mancavano sia video, guide, tutorial, non avevo riferimenti per poter fare effettivamente trick da freestyle, quindi magari ogni tanto ci provavo ma con scarsi risultati. Solamente qualche anno fa, attraverso i social, sono entrato in contatto con il mondo del freestyle contemporaneo, ho scoperto che alcuni freestyler avevano già dei canali YouTube con video tutorial, vlog e quant'altro. Sono incappato anche in diversi video di gare di freestyle contemporanee e a quel punto diciamo sono entrato in scimmia con questa disciplina. Online il mio punto di riferimento è Freestyle Trick Tips di Tony Gale, un sito fantastico, sia sito che canale YouTube, dove trovate tutorial veramente su una marea di trick spiegati in modo super approfondito. Altri miei riferimenti sono il canale YouTube di Mike Osterman, fortissimo freestyler americano, e di Dana Mill, anche lui inglese come Tony Gale, ma online ora c'è veramente tanta roba, ci sono veramente tante risorse per imparare. Anche su Instagram diciamo la community di freestyler in giro per il mondo è molto attiva e posta quotidianamente un sacco di cose. Proprio grazie a Instagram sono venuto a conoscenza dell'Euro Freestyle, che è la gara più importante d'Europa, e a quel punto decisi che volevo partecipare a questa gara, quindi ho iniziato a allenarmi, imparando tantissime cose da zero, perché io essenzialmente skateavo street e skatepark. Per darvi un'idea di cos'è effettivamente il freestyle, in descrizione vi ho messo link a video sia di freestyler storici che contemporanei. Diciamo una selezione dei miei freestyler preferiti o che comunque sono stati il mio riferimento. Vi invito anche a vedere il mio video personale della mia esperienza appunto alla prima gara all'Euro Freestyle, che è stato molto divertente. E in Italia? Al momento in Italia a fare freestyle siamo veramente pochissimi, letteralmente si possono contare sulle punte delle dita, ma quello che mi dispiace di più è che tanti skater, soprattutto giovani, ignorano completamente il mondo del freestyle, non sanno nemmeno che ci sono gare, che ci sono tutti questi skater, tutti questi trick. Insomma, proprio per questo ho deciso di creare questi video e questi tutorial, sperando che possano aiutare ad avvicinare qualcuno a questo tipo di skate e, perché no, magari affondare pian piano una piccola community di freestyler italiani. Per chi parte proprio da zero ho creato un tutorial di base che si adatta in generale a ogni tipo di skate. Quindi in ogni caso, se volete iniziare, assicuratevi di guardare questo tutorial e essere sicuri di questi fondamenti di base, altrimenti rischiamo di fiondarci su trick già troppo difficili e rischiamo di farci male perché ancora non abbiamo alcune basi importanti. Vedrete che ogni tutorial in alto a destra nell'icona avrà un bollino. Quando metto bollino verde significa che sono trick tra virgolette facili. Poi facili non sono, perché all'inizio tutto è molto difficile. Prima di fare qualsiasi altra cosa cercate di partire dai tutorial col bollino verde. Il bollino giallo sono trick intermedi, quindi già per chi ha preso dimestichezza con i trick fondamentali, mentre quelli col bollino rosso saranno i trick più avanzati. Assieme ai video tutorial pubblicherò ogni tanto anche dei vlog, degli approfondimenti e magari anche delle recensioni, perché no? Ma di cosa ho bisogno per iniziare a fare freestyle? Prima di tutto una tavola. La buona notizia è che per iniziare a fare freestyle va benissimo una qualsiasi tavola da street, quindi la tavola da skate più comune. Anche una tavola di Decathlon come questa, che quindi alla fine vi viene a costare meno di 50 euro, per iniziare va benissimo. L'importante è usare tavole che abbiano un tail e un nose su cui possiamo appoggiarci.
La mia raccomandazione è di evitare tavole giocattolo, quindi che abbiano i track di plastica, e evitate anche tavole tipo penny o simili, perché sono tavole già per chi sa andare sullo skate e che comunque non vanno bene per il freestyle, perché hanno una coda molto scomoda su cui appoggiarci. Se poi vedrete che il freestyle vi piace e volete investire in una nuova tavola, allora sicuramente il consiglio migliore è di prendere una tavola dedicata al freestyle. Sono tavole fatte apposta per rendere più comodi i tipici trick da freestyle, che possono essere Casper, Pogo, Railstand e tanti altri. In descrizione trovate anche i link ai principali negozi online per attrezzature da freestyle. Purtroppo attualmente in Italia non esistono negozi fisici dove comprare tavole da freestyle, quindi mettete in conto spese di spedizione o spese di dogana se ordinate da paesi fuori dalla comunità europea. Se state facendo questo investimento, incoraggio comunque a comprare nei negozi online più piccoli, proprio per supportare la comunità di freestyler. Fermo restando che alcuni freestyler usano comunque tavole da street, quindi non è obbligatorio poi prendere una tavola da freestyle per fare freestyle. Questa scelta verrà automatica quando avrete preso confidenza con la tavola e avrete capito quale tipologia di trick preferite e fate più spesso. Un'altra cosa molto importante, soprattutto se state iniziando, le protezioni. Anche se il freestyle per forza di cose è meno pericoloso di altri stili di skate, lo skate è sempre imprevedibile, quindi il mio consiglio è sempre il caschetto, possibilmente polsiere, ginocchiere, parastinchi, insomma tutto ciò che vi protegge, vi fa sentire più sicuri, vi consente poi di imparare più velocemente e soprattutto di non farvi male. Per qualsiasi domanda o consiglio scrivetemi pure direttamente su YouTube o su Instagram, e ovviamente se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!